E olà, bella gente, eccoci qua di nuovo in moto. Benvenuti, bentornati. Questo è sempre On The Run e oggi andiamo finalmente per una volta verso est. Più precisamente andiamo a Dozza per prima cosa e poi vedremo di andare avanti per Brisighella. Niente intro oggi perché avevo la revisione della moto, ce l'avevo molto presto per cui non sono riuscito a fare l'intro in tempo. Abbiamo appena lasciato alle nostre spalle la trafficatissima via Emilia, davvero un mezzo incubo, ma non voglio neanche immaginare cos'era l'autostrada, che era l'altra alternativa. Io ho preso una strada a caso qua per salire a Dozza, che non so se ho mai fatto, però va bene, qualsiasi roba pur di uscire dalla via Emilia. Forse se aspettavo un altro 500 metri trovavo la strada giusta, però mi sa che va bene anche questa. Belli sti colli, bellissimi. Andiamo a vedere questa piccola cittadina che è Dozza, con un bel castellino, una città d'arte. E poi andiamo a vedere invece Brisighella. Questo è un po' il programma, speriamo di riuscire a fare tutto. Non manca molto, credo, alla nostra prima tappa, mi sa che infatti siamo arrivati. Ecco qua, in realtà la denominazione giusta è Rocca, non Castello. Un giorno capirò la differenza. Città d'arte, sì, direi proprio di sì. Piena di murales, pure all'ombra. Va bene, dai. Comunque dai, allora chiudiamo qua tutto, andiamo a fare la nostra visita. Andiamo, va. Ciao. Ok, eccoci sotto la rocca di Dozza, spero si possa sentire qualcosa perché le cicale qui stanno facendo un casino infernale. Va bene, dai, un paio di pillole di storia. Allora, vicende alterne hanno interessato il dominio della Rocca, passato di mano in mano tra le varie famiglie sia bolognesi che imolesi. Poi nel 1400 circa venne annesso al feudo della famiglia degli Alidosi. Poi passò anche a Caterina Sforza e anche per un breve tempo a Cesare Borgia. Poi alla fine dell'occupazione francese ritornò per un breve tempo alla Santa Sede e poi alla legazione di Ravenna. Durante la seconda guerra mondiale fu anche teatro di scontri durante la ritirata dei tedeschi e oggi insomma è una città d'arte molto bella. Se volete venite a vederla perché ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Dai, adesso noi facciamo un piccolo giretto e poi ripartiamo, per cui yo, on the run, ciao! Ok, eccoci qua, abbiamo fatto il misfatto e adesso andiamo per la seconda tappa. Guardate che bellissimo panorama da qua. Questi sono proprio i primi colli che si ergono dalla pianura in prossimità di Imola, che adesso attraverseremo in parte per arrivare
uno stradino attraverso i colli e raggiungere Brisighella. Non credo di aver mai fatto queste stradine, anche se qui ci sono già stato, ma ci sono diversi modi per arrivare. Qui siamo in mezzo alle vigne, suppongo sia Sangiovese. Qui mi sa che è un luogo di produzione, ma posso dire assolutamente veramente cazzate all'infinito. Sì, spero si sia sentito qualcosa del mio angolo ottuso di storia, perché veramente c'erano delle cicale heavy metal proprio. Siamo ad Imola, c'è il Gran Premio. Oddio, non lo so se c'è il Gran Premio o qualche altra, però sì, c'è un grosso circuito molto famoso che voi sicuramente conoscete molto meglio di me, perché io non è che ci sto tanto dietro. Qui c'è un bellissimo castello che però ho intenzione di visitare un po' più avanti. Vabbè, intanto ce lo guardiamo. Sì, avevo un programma di fare un giro un po' più in là, perché volevo comprendere questa sosta e entrare nelle valli qua dietro, che sono molto belle. Adesso noi siamo proprio fuori dal casino, ce ne andiamo per queste belle campagne qua. Le colline sono spettacolari perché sono un po' meno impervie di quelle che ci sono dalle parti mie, un po' più dolci i rilievi. È veramente un piacere venire di qua, le curve sono stupende. Adesso però la strada è abbastanza bella questa, anzi è molto bella, però noi tra un po' ci inguatteremo in una stradina un po' più piccolina. Eccola qua, il bivio. E infatti ecco subito tornanti. Ed eccoci a Riolo Terme, dove noi ci fermeremo, ci berremo qualcosa, guarderemo un po' distrattamente la piccola, minuscola ma molto bella Rocca. Non ci fermiamo perché c'è un po' di casino, il mercato e tutto quanto, ma comunque dovremo riuscire a passare sotto la Rocca. La storia anche questa, vabbè, abbastanza complicata, però fondamentalmente è stata ricostruita negli anni '80. Purtroppo non ci siamo potuti fermare, abbiamo un po' sbagliato strada. Adesso andiamo a comunque quella che era la meta primaria, che è Brisighella. Se non sbaglio, non l'ho mai fatta, c'è questa strada che è veramente molto bella, almeno sbirciando su Google Maps
mi è parso fosse molto molto interessante. Qui veramente la campagna è qualcosa di bellissimo. Qui ci sono un po' di torrentini da fare, ma secondo me sono belli, abbastanza ampi, non impiccati. La vista è bellissima, adesso si passa appunto tra vigne, calanchi, davvero davvero bellissimo, ma anche abbastanza breve, pensavo fosse più lunga, in realtà credo sia dietro quelle colline là. Che meraviglia! Wow, super curve, molto belle. Strada magnifica, magnifica. Io non le faccio molto bene queste curve, ma mi piacciono un sacco. Madonna che bello! Madonna che vista! Calanchi ovunque! Bellissimo! Guarda che magnifico! Bellissimo! E mi sa che noi tra un po' arriviamo proprio, ci sbattiamo contro il castello, la fortezza, la rocca, quello che è di Brisighella, perché proprio sta strada ci passa proprio lì, ci passa sotto. Tornantelli, però belli tondoni. Comunque noi li facciamo di merda lo stesso, anche se sono bellissimi. Ecco qua il cartello che dice che siamo arrivati. Ah, bam! E dietro la curva, ecco qua, pam! Allora, io mi vorrei buttare là, in questo sgarrupatissimo parcheggio sterrato. Va bene, noi siamo proprio, guardate, siamo proprio sotto la torre del castello. Meraviglia, che meraviglia. Andiamo su a fare un giretto, un voletto. Yeah, raghi, bellissimo. Senza parole. A dopo, raghi.
Ok, eccoci a Brisighella, sotto la rocca, guardate che belle le due torri, veramente imponenti, bellissime. Davanti a noi, oltre a queste siepi che ne impediscono la vista, c'è la torre dell'orologio. Allora, le origini di Brisighella vengono fatte risalire intorno al 1200. Maghinardo Pagani, un condottiero, ne fece costruire la rocca e poi la città si estese sotto di essa. Nel 1300 circa il primo signore di Faenza, Francesco Manfredi, ampliò la città, ne fece costruire delle mura e un suo avo convertì la torre militare in torre dell'orologio. Dopo la breve parentesi di dominio veneziano, passò di nuovo allo Stato Pontificio che ne mantenne il controllo fino all'unità d'Italia. Tra l'inizio del 1600 e la fine del 1700, 3 grossi terremoti produssero molti danni sia alla città che alla rocca, che però poi venne restaurata. È davvero veramente molto bello, da qui si ha una bellissima vista su tutta la valle. E niente, noi adesso facciamo un po' una perlustrazione, un voletto e poi torniamo verso casa. Dai, è stato veramente un bel giro e niente, a dopo, ciao! Ed ecco che partiamo e andiamo verso casa. Dietro di noi la rocca di Brisighella, ma anche il centro storico è veramente bello. Guarda che fantastica vista, wow. E niente, adesso ritorno per una tediosissima via Emilia, perché beh sì, è tutta dritta, piena di semafori e autovelox, però le nostre belle curvette siamo riusciti a farle. Sono anche riuscito a fare una strada nuova, che è quella da Riolo Terme, non l'avevo mai fatta, bellissima, davvero bellissima, mi è veramente piaciuta tantissimo. Qui a sinistra c'è il centro storico. Ok, adesso facciamo questo simpatico stradone, però molto bello, fino alla bassa, poi prenderemo la via Emilia e torneremo a casa. Visto che non dobbiamo troppo impegnarci nelle curve, nel guardare un po' il panorama, possiamo un attimo riesumare la Biocaos, la storia non autorizzata nemmeno da me, di me stesso. Allora avevamo, credo, su per giù concluso la breve parentesi casertana che insomma mi vede nascere in quella città. Dopodiché credo ci siano stati un paio di trasferimenti, ma io non ne ho assolutamente memoria. E infine siamo arrivati a Bergamo. Allora, io anche lì, ovviamente, i primi tempi a Bergamo non è che me li ricordo, però pian pianino poi cominciano a riaffiorare qualche ricordo, proprio i primi. Allora, innanzitutto stiamo parlando di un'altra epoca. Ricordo con precisione che la strada che passava sotto casa mia era asfaltata, ma molte delle strade intorno no, e non erano strade di campagna. Il nostro era un quartiere abbastanza residenziale, cioè la strada aveva case da entrambi i lati, una di fianco all'altra, però molte delle altre strade così erano in ghiaia, bianche, perché allora non si era ancora provveduto ad asfaltare la periferia. Un'altra immagine di quanto fosse veramente un'altra epoca, e qui mi accorgo di quanto sono anzianotto, è che per esempio io mi ricordo che i primi viaggi che facevo sull'autobus c'era ancora
il sedile del bigliettaio. Io il bigliettaio non l'ho mai visto perché era appena stato rimosso in favore delle macchinette automatiche, però c'era ancora il suo sedile con ancora il cassetto per le monete. Mi ricordo le banconote, mi ricordo le monete da 10 e da 5 lire, la banconota da 500 lire, la 1000 lire marrone proprio con Giuseppe Verdi. E mi ricordo, sì, le partite a calcio in mezzo alla strada e tante altre cose. Ecco, i miei ricordi sono proprio così in là nel tempo da essere quasi libero cuore. Andavo a scuola, alla scuola Rosmini, non so se esiste ancora, su quella che io chiamavo lo stradone, perché forse non ho mai saputo effettivamente come si chiamava, e una volta credo di essermi tolto lo sfizio di prendere Google Maps e calcolare la distanza da casa mia alla mia scuola elementare, e io prendevo con la mia borsa credo fosse una borsa riciclata dall'equipaggiamento militare del mio babbo, per cui di quelle di telone verde, e andavo a scuola da solo, alle elementari. E se non sbaglio, cioè tra l'andata e il ritorno mi sembra che ci fosse tipo quasi 3 chilometri, ed era una cosa normalissima, veramente normale. Tutti i bambini andavano a scuola a piedi. Mi ricordo l'istruzione di quel periodo, avevo un insegnante, io ero alle prime classi delle elementari, ma io mi ricordo che quando non soddisfacevi le sue aspettative, cioè ti tirava le sberle, ti tirava il quaderno in faccia. Io me lo ricordo sta roba. Mi ricordo i giochi, partite a calcio, esisteva solo quello fondamentalmente nella mia vita, finché non arrivò qualcosa di rivoluzionario che forse contribuì a cambiare la mia vita. Arrivò lo skateboard, erano gli anni 70, sì, lo skateboard piccolino, quello che ultimamente vedo in giro, è stato riabilitato dopo decenni di skate largo per fare i trick, è ritornato un po' in voga grazie agli hipster, lo skateboard piccolino con cui io mi buttavo da queste discese ripidissime che stavano di fianco a casa mia, perché io sì, non abitavo in centro, abitavo nella periferia, alle pendici di questa collina che credo sia abbastanza, che era ai tempi abbastanza famosa, perché tutte le domeniche ci andava su un po' tutta Bergamo, che era la Maresana, più precisamente abitavo a Valtesse. Era veramente un periodo, sì, un'altra epoca, si stava sempre fuori, non esisteva stare in casa, tornavi a casa da scuola, facevi i compiti e poi uscivi. I tuoi se ne sbattevano altamente di dove andavi, tanto di macchine non ne passavano tante, si stava in strada. Però sì, secondo me è stato un valore aggiunto essere cresciuto fondamentalmente sotto il cielo, perché andavo a scuola, tornavo, facevo i compiti e stavo sempre fuori. Credo che forse ho avuto più un'infanzia più libera, se non proprio felice e spensierata, sicuramente più libera. La BioCaos si ferma qua, non so ancora quante batterie c'ho, immagino che tra un po' le batterie moriranno, per cui dai, cominciamo a preparare i saluti. È stato veramente un bel giro, mi sono divertito,
spero di riuscire a tirare fuori una bella puntata, perciò dai, noi ci sentiamo al prossimo episodio. Questo è On The Run, statemi buone, a presto, ciao.